Siamo alla quarta panchina per Spalletti. La prima vittoria con la Cremonese, poi sono arrivati tre pareggi tra campionato e coppe. Non siamo ovviamente qui per tirare le somme sull'allenatore, anzi, è proprio questo il punto. Secondo me, adesso parlando di Juve, bisognerebbe andare anche un po' oltre la guida tecnica. Sì, perché poi Spalletti lavorerà, ci farà vedere delle cose. Ma la domanda oggi è: ma come si è arrivata a questo? Perché la Juventus è diventata questa cosa qua? Come è stata costruita negli anni? Allegri, poi Thiago Motta, Tudor, Spalletti. A me sembra che qua si vada, cioè qua ci sono delle situazioni strutturali che non competono agli allenatori. No, 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 vanno sicuramente oltre. Parliamo di una squadra innanzitutto fragilissima, anche oggi in una gara dove poi era anche in gestione tutto quello che pare, subisce il gol bellissimo, completamente panico. Poi la Fiorentina poteva fare due gol tranquillamente, ha avuto un paio di situazioni dove c'è stata quella mischia in aria. Cioè, e anche con la Fiorentina fai una fatica immane. Non me ne vogliono i tifosi fiorentini, ma oggi la Fiorentina è ultima, 12 partite, 6 pareggi, non ha mai vinto, ha delle difficoltà difensive clamorose e sembrava levato il mismatch clamoroso Vlahovic, Pablo Mari, che vedendo una partita del genere non gli faccio neanche più vedere il campo a Pablo Mari, levato quello, poi cioè, tutto sommato, ribadisco, la Fiorentina aveva anche tenuto bene. Cioè, se tu anche ribadisco, anche con una squadra in netta difficoltà non trovi soluzioni, sì, parliamo dell'allenatore, di quello che si può fare, di tutto quello che volete, ma onestamente bisogna iniziare un po' a guardare a tutto tondo, a 360 gradi, signori miei. Ne parliamo e come se lo facciamo? Parlando anche un po' della Viola, certamente. Anche lei, cambiata allenatore, forse anche questa ha dato degli stimoli, ma i limiti mi sembrano ancora evidenti. E via. Prima, come al solito, se volete lasciate un like per soddisfare l'algoritmo, iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti e tra un po' avremo un'altra partita importante, devo dire, no? Per lo snodo, anche in chiave Champions, perché la stesso Napoli è un'altra squadra che sta faticando. Quindi trovate tutto in descrizione. Se volete di non attivate la campanella, un grande grazie e un grande abbraccio che poi riproporrò nel finale. Sì, no. Un'altra cosa che questa non, va sicuramente discussa immediatamente, non bisogna arrivare alla fine. È veramente stomachevole vedere ancora insulti razziali, queste cose qua. Che poi la cosa che ho apprezzato tantissimo è che ha segnato Kostic, no? Il serbo. Sta roba è stata magnifica. Ste cose, ragazzi, dai. Ma dai, dai. È una cosa onestamente che poi va a macchiare un'intera città favolosa, storica. Parliamo di arte, di tutto quello che più bello abbiamo in Italia, no? Se ste robe, dai, ste robe no. E ste robe no, perché poi pagano anche chi giustamente non c'entra niente. Sta roba no, perché poi si vanno, no? Si vanno a creare ste cose, si vanno, no? Lo so sempre, sono loro. Dai, fate qualcosa per noi. Dai, 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 per favore. Tutto questo. Ragazzi, ribadisco, il primo tempo Juventus che continua per me a essere una squadra molto, comunque molto lenta nel gioco, nella manovra, lo ha detto lo stesso Cambiaso, una delle poche interviste, no, quelle, come le chiamano, le flash, quelle intervista flash all'intervallo, molto oneste, che mi è piaciuta, no, si è sbagliato anche tanto tecnicamente, ripeto, il primo tempo, no, dove forse salverei i due attaccanti, Vlahovic da una parte e Ken dall'altra, che no, hanno dato una grande. Ma tutti gli altri, mamma mia, mamma mia. Poi c'è stato anche l'episodio arbitrale, anche in tal senso possiamo entrare nel dibattito perché ancora una volta sembrano cambiate un po' le carte in tavola. In passato, quando veniva fischiato un rigore del genere,
praticamente mai si andava a rivederlo, oggi sì. Non che la cosa, attenzione, a me particolarmente mi dispiace, perché sapete come la penso sui rigori, deve praticamente succedere qualcosa di folle dal mio punto di vista, che so benissimo non è condiviso da tutti. È vero, vedendo la fattispecie che sbracciano entrambi e che anche Vlahovic, no, va a sbracciare quando non serviva praticamente farlo, visto che aveva il vantaggio, e questo bisogna dirlo, Vlahovic aveva il vantaggio poi a un certo punto su Pablo Mari, quindi non l'ho capita sta situazione, sta decisione. E poi niente, la sblocca anche meritatamente, secondo me, Kostic da fuori, perché poi bisognava trovare una soluzione del genere, visto i ritmi e tutto il resto. Ancora una volta De Gea non è quello che pure su Leao, no? Ancora una volta forse qualcosina in più si poteva fare, però un bel gol, ancora più bello, nettamente, decisamente più bello il tiro di Mandragora, veramente una stecca clamorosa. E poi ripeto, di nuovo lì si vede una Juventus impanicata, è una squadra fragile, delle scelte che comunque non ho granché capito, perché oggi no, vedere il Conceição che è entrato, no, che poi saltava sempre l'avversario, quindi ribadisco, contro una difesa abbastanza ballerina quella della Fiorentina. Fiorentina, sì, forse adesso con Vanoli c'è più compattezza, c'è più animo, la squadra cerca di... però i giocatori su quelli, cioè il mismatch Pablo Mari Vlahovic l'abbiamo visto, nettamente, quindi ci puoi fare, l'allenatore può fare il giusto. E quindi metti uno come Conceição, mettilo prima, per quanto mi riguarda, una partita così bloccata, mettilo prima. E praticamente, lo stesso Ildiz un po' in affanno ultimamente, meno brioso di sempre. Belisco lavorerà a Spalletti, lavorerà, ne sono convintissimo, e proverà a lottare per la Champions. Se a un certo punto si parla di nuovo per scudetto, questa Juventus deve provare a portare a casa l'obiettivo Champions, che sembra sempre più difficile per quanto mi riguarda. Io già a inizio anno le davo quinti, non so se ricordate la mia prediction, e non la cambierei di certo ora, ecco, onestamente. Proprio perché vedevo dei problemi strutturali, perché si parla tanto degli allenatori qua e di là, la Juventus è stata costruita male nel tempo, oggi c'è una squadra senza grandi leader, e quindi il vero leader dovrà essere proprio l'allenatore. Dall'altro lato, complimenti a Kane. Oggi ho rivisto. In realtà Kane comunque si dà sempre animo, però oggi ho rivisto come un giocatore decisivo, un giocatore che ci ha fatto vedere l'anno scorso di fare cose importanti, e spero di rivederlo sempre più a lungo, un giocatore del genere. Signori, vado anche un po' di fretta perché si è fatto dai, se praticamente tanto recupero, si è giocato poco, si è frammentata sta partita, quindi ecco, l'abbiamo presa per le lunghe. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio.